Stefania, l'amica di oggi. Ciao Elena. Ciao. Iniziamo. 5, 4, 3, 2, 1. La vedo, è lei. Mm, La vedo che corre con tutta la forza che ha, ma ridendo, sorridendo. Eh, Gioca a scappare da un ragazzo. Ok, Si stanno rincorrendo per gioco, sì. ti dà l'autorizzazione? Mhm. Come te la dà? Allora, me la dà, man mano che corre, rallenta, poi adesso si sta trasformando nel senso che gli sono cresciuti i capelli lunghissimi fino ai piedi e adesso ha un vestito con una gonna di tulle larghissima. E me Mhm. la dà dicendomi, guarda, la mia vita è qua. Mhm. Vibrazione. 16 miliardi, Consapevolezza. 121, Anima. 39, Vite precedenti. 1825. Percentuale di cervello. 9,7. Ok, chiamiamo nel cinema l'amato fratello, i due figli Mhm, e il padre dei due figli. mhm, mhm. Mhm. Sono tutti in prima fila e ehm, traspare proprio sì, la complicità che hanno con Stefania, nel senso il bel rapporto sincero, aperto e libero che hanno con Stefania, sì, tutti e quattro. Chi di più? Il fratello è Causa quello esoterica. Mm. che trascina tutti. Causa esoterica o causa regressiva. Era quel ragazzo là che la rincorreva all'inizio. Ok, numero di vite che hanno vissuto insieme. 28. Mm. Vita, un paio di vite più importanti. Allora, una dove lei era la figlia di un importante reale, mm, sì, più che reale, nobile, di un importante nobile direi intorno al 600, 1600, e lui era il capitano di una nave della flotta reale. Mhm. Ed era uno dei pochi casi dove c'era il matrimonio combinato e dove loro erano veramente innamorati uno per l'altra. E, lui era in una missione e al ritorno dalla sua missione si sarebbero dovuti sposare
ma non è tornato dalla missione. Si è ammalato, di una malattia sulla nave, non è sopravvissuto. È la fiamma? Mm, Sì? sì. Ta-da. Però si può cambiare. Mm, Causa esoterica del fatto che Stefania ha solo amori non corrisposti, procacciati, desidera, almeno lei crede di desiderare il grande amore. Allora, diciamo che finora, fino ad oggi, ehm, mm, non so, è come se per Stefania fosse stato necessario arrivare ad oggi a unire la consapevolezza con la ricerca della fiamma a livello profondo, ok? Per vedere questa situazione e poter agire in un'altra direzione, perché è come se la PS, avendo la fiamma di fianco, Mhm. ok? Non si muovesse in altre direzioni, ma appunto cercava le storie tra le altre persone, ma era come se mm, diciamo tutto un aspetto era appagato e quindi mm, nell'uomo con cui fare la coppia cercava l'altra parte che non poteva avere dal fratello e basta però, no? Quindi la Mhm. PS era come se non si muovesse in ricerca di una nuova fiamma, ecco. Adesso con la consapevolezza è come se adesso, riuscisse, diciamo, attraverso la consapevolezza l'anima, la PS riuscisse a unire tutti i corpi e andare verso la ricerca di un'altra fiamma, quindi cambiare la fiamma. Era necessario, diciamo, questo passaggio. Era necessaria questa sessione. Mm. Perché Sì, nel questo suo che caso, sembra diciamo, la Mhm. PS ha trovato questo Sistema. strumento, questa via. Mm. Diciamo che già nessuno fa una ricerca sulle fiamme come la facciamo noi, ma così propositiva ed avanzata secondo me non la fa proprio nessuno, secondo me, nel mondo. La fiamma si può cambiare. Mhm. Sì. Bene, chiama la PS di Stefania, chiediamole il nome della PS. Mm. Prius, ma mi fa vedere un fiore con dei petali lunghi viola. Non so se Ok. esiste un fiore Le mettiamo con una quel nome. stilografica in mano a questa PS che non ha mani Mhm. e le facciamo scrivere io cambio la fiamma nell'etere. Mhm. Mhm. Che succede? Cosa vedi? Allora, allora, vedevo proprio che è come se ci fosse stato un grosso foglio a quadretti bianco, no? Grosso, grosso. E scriveva in corsivo, io cambio la fiamma. Mentre arrivava alla fine, dove poi ha messo anche un punto esclamativo, ehm, proprio l'energia della PS si trasformava di vibrazioni e si sincronizzava, vedevo tipo all'orizzonte, no, verso il futuro, tra virgolette, Mhm. alla ricerca della fiamma. Andiamo avanti in questo Mm. futuro. Mhm. Vedo questo incontro con la sua fiamma vicino a una fontana.
Ha una piccola fontana di quelle tipo stile vecchio, no? Fatte proprio così a fontana. Fontanella, No, sai quelle... no, fontana, ehm, laghetto di pesci rossi. no, tipo quelle fatte a calice, un po', non so. Ah, Sembra un ok. grosso calice. Ah, che si beve con la mano. Sì. Mm. Mhm. E si incontrano lì vicino a questa fontana. Mm. È come se si riconoscessero, è come se, allora, l'immagine che mi arriva è loro che è come se da lontano si incrociano gli sguardi, no? È come se vengono calamitati vicino alla fontana e vicino alla fontana si incontrano. Mhm. Però questo passaggio da lontano a vicino avviene in vari incontri, in varie volte, 2 o 3 volte, prima di arrivare vicini alla fontana. Quando avverranno questi incontri? Quel giorno Mhm. Mm. o i giorni successivi, lei inizierà, non so, a detestare il fratello, visto che non sarà più la fiamma. No, Lo vedrà in che modo? più alla pari e mi viene più complice, come se adesso lo vede più da custodire, da non scalfire, da avvolgere, Mhm. invece poi lo vedrà più alla pari e più complice. Cos'è un figlio? È stato il figlio in altre vite? Si è presa cura di lui? Nipote, Come nipote, vede mai in una figlio? vita. In 28 vite? Il contrario, lei è stata figlia di lui, ma lui era padre e lei era figlio maschio, fratelli, nonna. No, Vabbè. no, no, il Mm. contrario sì, ma 2 indicazioni sulla fiamma, quella che vuoi tu. Possono anche riguardare le modalità, il canale di conoscenza, il paese, il mm, mm. giorno, la stagione, il mese, la lingua parlata. Ragione direi più o meno questa, Mm? di un anno, fra un anno, più o meno, Mhm. questa stagione fra un anno. Ehm, lui è molto particolare, nel senso molto diverso dalla norma e quindi lei lo noterà subito. Molto solare e sorridente. Mm. È Mm. molto fisicamente molto eh, slogato, mi viene da dire. Fa tipo ehm, Yoga. sì, yoga, ma cioè lo vedo molto slogato, proprio a livelli molto, molto esperto, ecco. No. Siccome lo Mhm, vedrà tra 12 mesi, se mhm. oggi prendiamo 100 cinivaccati a caso in Italia, tra 12 mesi questi 100 sono Mm. sempre lì? Sono malati? Sono morti? Che percentuali? Al 25% saranno già morti, i 25 saranno morti su 100.
eh, poi 60 mm, malati molto gravi e 15 li vedo con tutti con un sintomo forte cronico, almeno un sintomo forte cronico. Un anno. Mm. E tra un anno com'è il mondo con queste condizioni? In rivolta? Distrutto? A pezzi? I non cinivacati sono obbligati a Tanto donare sangue? Casino. no, infatti no. Vedo tanto caos, tanto caos. Mm. C'è il cambiamento, ma fra un anno ci sarà ancora tanto caos. È come se è già iniziata la ripresa da pochi mesi, perché più o meno fra un anno, io direi la ripresa è iniziata da 1 o 2 mesi, ma c'è ancora tanto caos proprio per strada. Beh, le persone stanno ancora morendo, ne moriranno ancora, ed è come se ci fosse ancora la ripresa dalla distruzione economica e di quella della finta guerra, diciamo. Sì, quindi vedo tanto caos, confusione nella testa delle persone, nella gestione delle cose. Una piccola percentuale che è centrata e continua a fare le sue cose, ma il substrato della maggior parte delle persone è proprio caotico. Va bene. Interferenze di Stefania. Eteriche. Mm. Una specie di serpente con una cresta. Mhm. Poi c'è un leonide e un falconiforme. EDL? 3? Mentali? Sì, c'è questa entità mentale che la vedevo già da prima, che è proprio come se fosse sempre lì, di livello 5 che è mi viene questa doppia frase, mi viene la mente della parola, la parola della mente, come nome di questa entità mentale. 5. Sì. Allora, io vedo che è come se facesse utilizzare a Stefania la parola, ma il parlare come suo. È come se lei facesse con le parole, le frasi, una specie di scudo a 3 lati davanti a sé, Mm. dove si sente protetta. Mm. Questa è l'entità mentale, ehm, le fa fare questa cosa, no? Mm. È come se prima la convincesse che è debole e quindi poi le facesse buttare fuori parole a costruire questo scudo. Basta? Solo No, questa poi ce n'è 5? anche, no, 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 ce n'è anche una di livello 3. Mhm. Preposta a? Mm. Allora, preposta a farla agire verso le altre persone. Mm, Aspetta, provo a spiegarlo meglio perché vedo quando lei cerca di instaurare, ecco,
una relazione di qualsiasi tipo con una persona, che sia una persona che lei conosce già da tempo o una persona che ha appena conosciuto, è come se lei questa entità mentale la facesse partire con un'idea, un'aspettativa, ecco, un'aspettativa di relazione con quella persona. Ok, quindi è come se lei va in una direzione e quella persona va tutta in un'altra, e quindi come se non ci fosse mai l'incastro della giusta relazione, di qualsiasi tipo, diciamo in Cioè, generale poi. lei è orientata alla relazione, l'altro no. Sì, no, è orientato anche l'altro alla relazione, ma lei è come se ha un'aspettativa di come dovrebbe essere la relazione, che Che non però corrisponde non all'altro, quella dell'altro. esatto. Vabbè. Mm. Cosa hai visto nel frattempo? Allora, stavo vedendo lei eh, mm, mentre era lì dove è adesso, Mm? che è come se non fosse lì per caso, nel senso lei è lì magari in In vacanza, ma è viaggio. come se non, Mhm. sì, è come se non fosse lì per caso, è come se fosse stata attirata in una sfera energetica positiva, eh? È come se lì c'è qualcosa mm, che potrebbe darle uno spunto eh, della direzione da seguire da oggi in poi. Ok. Mm. Un incontro? Mm. Un incontro potrebbe essere, cioè, potrebbe essere che parla con una certa persona, che le fa vedere un certo argomento o un certo aspetto di un certo argomento che le apre la strada verso qualcosa di nuovo. Mm. Va bene. Cosa fanno i due figli nel cinema? Sono molto attenti e incuriositi, molto attenti allo svolgersi del film. Cosa fa il loro padre? Ho incuriosito e interessato Il in fratello? maniera obiettiva, in Mm? maniera Mhm. obiettiva e costruttiva, ecco. Il fratello, in questo momento è come se fosse attirato ad andare con lei, a fare le cose con lei. Mm. Chiamiamo anche la fiamma qui nel cinema. Tanto Stefania se la ride. Ride, ride. Che la mamma ha fatto gli gnocchi. Mhm. Allora, sta avvenendo una cosa particolare. Mm, bene. Il fratello e la fiamma si stanno guardando si stanno guardando quasi come un passaggio energetico tra uno e l'altro, Mhm, quasi come se fosse un passaggio del testimone. mhm. Abbiamo spaccato un po' di multiversi con questa cosa. Mm. Molte cose decise cambiano.
perché le cambiamo noi e vogliamo cambiarle noi. Mhm. Molte cose si possono fare, molte cose no. Se uno si è cinivaccato, i buoi sono scappati e il cancello è aperto. Mm. Non è che può andare a rincorrere i nanorobot nel corpo e buttarli fuori a Mm. calci. Non si può. Bisognava pensarci prima. Mm. Il fratello, per esempio, l'ha fatto. La fiamma? No, no, anzi, vedo che si incontreranno proprio in un contesto di Anti. una, una situazione fuori dal sistema. Si incroceranno così. Diamo una maglietta con scritto sopra io cambio la fiamma alla fiamma. Mhm, La diamo anche a Stefania e si riconosceranno così. mhm. Prima di questo fatto, questo uomo X aveva un'altra fiamma? No, Magari però anche vedo lui. che era la ricerca. Eh, Ma se Stefania non avesse fatto questa cosa di oggi, avrebbe trovato un'altra donna? Capito, no? Cosa intendo? sì, 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 stavo guardando ehm, la scena se non fosse stato qui oggi. Allora, con quello che stiamo facendo ora è come se lui va avanti sulla sua strada e Stefania arriva qua e lui la incrocia, ok? Mhm. Se lei non fosse qua oggi, lei sarebbe rimasta lì e lui sarebbe andato avanti e avrebbe trovato la sua fiamma, ma dopo un po' più di anni. Quindi Quindi tutto è avrebbe... malleabile. Sì. Tutto è malleabile. Diciamo che con queste nuove condizioni, se lei domani incontra uno di questi amori procacciati e non corrisposti, e lo stesso lui, questo non cambia la linea. Saranno amori che hanno un inizio e una fine breve e tra un anno loro si Mm. incontrano. Sì, sì, sì. Mm. Con questo intendo dire che sono le nostre macro decisioni, i nostri macro Mm. intenti che muovono la baracca. Mhm. Non mi devo sbrigare se no non ho più questa botta di fortuna. Mm. Sì, 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 infatti. Cioè il timone è sempre nelle nostre mani, sempre. Esatto. Poi, ovvio che no, deve darsi anche da fare. Non è che puoi dire, tanto il fato ha deciso così. È Ah, esattamente no, il no. contrario. Esattamente il contrario. Mm. Il fato erano gli dei nell'epica e gli dei sappiamo bene cosa sono, no? Mm. Qualcuno che decide per noi, alla fine. Mm, mm, mm. Fuck the gods. Nuova maglietta. Mm. Giusto, fuck the gods. Io conosco qualcuno che potrebbe farla appena sente Chi? Io. una maglietta. Chi è che Ah, fa la maglietta? Heidi. Sì. Ti sorridono i monti. Sarà contenta, Heidi. Mm. Mm. Ti Ah, fischieranno le orecchie. le caprette ti fanno ciao. Cantiamo tutta? Aci. Che no. No, Picchia. che poi dicono che non è un'ipnosi. Ma infatti non è un'ipnosi, cioè è un'ipnosi, ma tu sei talmente abituata ormai Mm, che... mm, mm. Va bene, causa esoterica di debiti aziendali. Qua ci sono tante altre persone in ballo dal punto di vista di Sì, è come Stefania. se, sì, è come se avessero visto quella via lì e si fossero... Non ha- ho questa immagine, no? Sono arrivati a quel punto, è come se ci fosse stato
un incastro. L'immagine che ho è che la loro azienda è rappresentata da tipo un grosso chiodo, no? Alto quanto una persona, e che si sposta sul terreno. Ok, a un certo punto è come se avesse trovato un buco nel cemento e si fosse incastrato lì. Ok, e tutto girasse intorno a questa situazione. Quindi è come se non riuscissero a sbloccare questo incastro. Ok, ma in realtà quello che io vedo in eterico è che potrebbero far passare il chiodo di fianco dai due lati, quindi senza per forza far sì che si incastrasse nel cemento. È come se mh, sono talmente concentrati a trovare la soluzione per tirar fuori il chiodo da lì che non si accorgono che ehm, possono, mh, potevano o possono farlo passare di fianco senza farlo incastrare. Quindi vedo proprio le loro frequenze che si fermano a un livello dove le loro interferenze tutte assieme riescono a mantenerli fermi lì, in quella situazione lì, sempre in un loop. C'è un Ecco. componente della famiglia che è più legato a questa situazione, causa di questa situazione. Mi viene la mamma. Mm, Ti risulta, Stefania? Non so perché, No. ma Mhm. Non è coinvolta nella gestione dell'attività lavorativa familiare, giusto? No. no, no, ma non la Ma è... vedo non per quello, ma è come se a livello energetico è difficile riuscire a descrivere il meccanismo energetico che vedo. È come se ci fosse, ecco, posso metterla così. Allora, vedo questo chiodo che è la loro azienda, incastrata nel cemento, ok? Lei e il Mhm. fratello, direi principalmente, che sono lì che cercano di spingere il chiodo. Ok, Mhm. e vedo la mamma che è tipo un po' più rialzata, tipo come se fosse su un piedistallo, che li osserva e mette un'energia di ansia e di carico su loro che spingono il chiodo. Ecco, vedo un'immagine così. Va bene. Quindi direi proprio cambiare la prospettiva di risoluzione, quindi magari anche solo modificarla in un piccolo dettaglio o provare altre vie anche modificate di poco, ecco. Causa esoterica di quell'immagine, una foto di tanti volti, scattata negli Stati Uniti e del fatto che lei ritrova in questi volti persone che lei sente conosciute. Allora, s- ok. Allora, perché vedevo qualcuna che sembrava lei, ok, ma non era lei, non riuscivo a capire in eterico perché, nel senso che mi riportava lì, ma non era lei. Mm, praticamente è come se in quella foto ci fosse stata una ripetizione identica
delle stesse persone che hanno fatto, direi in tutte quelle persone lì, io direi una quindicina che Hanno possono fatto essere cosa? legate a lei. Ah, Ehm, mm, che però è come se fosse stata replicata quasi nel dettaglio una scena di, direi un secolo prima. Quindi lo stesso raggruppamento di tutte queste persone nello stesso luogo, ma un secolo dopo. Quindi è come se fosse stata scattata la foto mhm. di un evento ripetuto che era capitato 100 anni prima, dove lei invece c'era. Non nell'evento della foto, ma nell'evento di 100 anni prima. Mm. Ma è perché lei ha visto, cioè perché lei ci riporta questo episodio in un punto. Perché quello che io vedo è il suo proprio legame con questa... ehm, mm, come faccio a spiegare? Dimmi. Lei è legata a questa foto perché è come se lei si rivedesse lì, ok? Quindi il fatto di scoprire di essere stata lì attraverso una foto la stupisce e la incuriosisce, Ok. ok? Ma in realtà era quella foto lì si riferiva a una sua vita di 100 anni prima. Mm. Ok. Apriamo il portale aureo. Chiamiamo tutti i disincarnati di tutte le sue generazioni, tutti quelli della foto di 100 anni prima e di questa foto. Mhm. Mi dici quanti arrivano nel primo e nel secondo gruppo e anche nel terzo. La sua famiglia 98, Mm. poi ne 100 anni fa? arrivano 231 Mhm. e dell'altra foto 186. Chiamiamo la nonna materna. Mhm, mhm. Come la vedi? Bello perché raramente vedo un disincarnato così sereno. Oh, Mm. La prima cosa che ha fatto è andata ad abbracciare lei e i figli di Stefania, tutti e tre se li ha abbracciati, e poi ha detto due. sì, eh, sì, due figli più Stefania. Ah, ok, scusa, sì. Mhm. Mhm. Ehm, E, dice, vuole dire questa cosa Stefania, dice sì è vero, ho vissuto, la mia vita non è che è stata semplicissima, faticosa, direi faticosa, no? Ma sono state tutte esperienze molto utili per la mia evoluzione e sono andata serena e soddisfatta. Mhm. Vedo proprio, mi appare probabilmente nelle vesti di un'altra vita, però la vedo come una donna dell'Ottocento, no? Con quelle gonne larghe, quei vestiti stretti qua e un po' più larghi qua con le spalle un po' così. Mhm. E un copricapo, eh, tipo una specie di foulard che lei usava quando faceva le faccende domestiche. Mm-mm. Cosa? Diamole una Vic. Mhm. Sì. Cosa fa?
Allora, ha riosservato tutte le sue esperienze di questa vita e poi è andata sopra a Stefania e ai figli di Stefania. La vedo molto affezionata, nel senso aveva un buon rapporto con i figli di Stefania. Va sopra di loro ed è come se a livello energetico volesse sincronizzarsi un'ultima volta con l'energia loro. Ok, quindi è quasi come se la vedessi passare all'interno dei loro corpi, che velocemente, quindi prima i due figli, poi Stefania, e poi manda un bacio a tutti e saluta. Non vuole lasciare un messaggio più preciso. Proprio Mm. Stefania magari che l'ha chiamata, le ha dato questa opportunità. Cioè, dice che passando ha lasciato la sua vibrazione, il ricordo della sua vibrazione. Mhm, Beh, allora la salutiamo. La facciamo mhm. entrare nei portale aurei insieme a tutti quegli altri e lo chiudiamo. Elena, Ok. perché? Bene, perché il rifiuto sessuale subito? Perché lei che rincorre, lei che caccia Mhm. e lei che... No? Perché è proprio come se la sua PS si atteggiasse a non... ehm, eh, vedo proprio questa differenza, no? È come se tendenzialmente lei in generale si cerca il rapporto di coppia con l'energia dell'amore, no? Ok? In questo Mm. caso è come se la sua PS, avendo già la fiamma di fianco, è come se non volesse cercare il rapporto di coppia con l'amore, perché è come se con la fiamma avesse paura di contaminare questo rapporto e quindi è come se fosse andata finora a cercare l'altra Robette? persona Mm. con più che altro col mentale, più una cosa razionale, no? Mm, Mhm. quasi come se mm, non trasmettesse di là il trasporto emotivo, emozionale, anche se in realtà sì, cioè lei andava così, ma era la sua PS che è come se limitava questa, divideva le due cose, i due aspetti, ecco. Mm. Attacchi di panico, causa esoterica. Allora, erano provocati dalle tue entità mentali in collaborazione. Mm. Ogni qualvolta che lei era vicina ad intuire una, uno spiraglio, cioè in eterico vedo no? L'orizzonte normale, Mhm. uniforme, e poi una specie di spiraglio di luce, ok? E ogni volta che lei andava verso quello spiraglio, che era uno spunto di un'esperienza verso la sua evoluzione, le entità mentali in collaborazione le facevano, era quasi come se le dessero una scossa che faceva partire l'attacco di panico. Ok. Quindi ogni volta che c'era la possibilità di fare un'esperienza evolutiva. Causa esoterica degli studi che non le sono serviti a quasi nulla, se non appunto a formare un linguaggio, un modo di pensare. Insomma, una laurea secondo me serve sempre, però i suoi studi sono particolari perché sono sulla storia dell'Islam. Beh, sono poche le persone che, no? Mm. In Italia, Mhm. non so quanti Sì. fossero in quella facoltà. Quanti eravate? Fammi un po'. Cioè, 10.
Ah, 5, mazza. 5. mamma mia. Mm. No, Sì, mm, era... no, peraltro mhm. non è che ci siano poi grandi sbocchi, storia dell'Islam o non so, del mondo occidentale, poi non è che ci siano cioè uno lo fa per interesse. Infatti, in eterico vedo Perché? proprio questa cosa qua, no? È come se tutto ciò che lei ha studiato fosse una nuvola che è a sé stante, Mm, che non viene integrata, almeno nel caso di Stefania, non viene ehm, integrata e miscelata con la vita concreta. mhm, Mm. Sì, avrebbe potuto scegliere un ambito lavorativo dove le sue conoscenze erano richieste, ma è quasi come se lei non l'ha neanche ehm, considerato, no? Vedo quasi come se fosse stata trascinata da tutta la parte lavorativa familiare, mm, quasi come se non avesse neanche avuto il tempo di valutare, mm, si fosse fatta trascinare, non è che non vedo tanto una spinta, ma un farsi trasportare, ecco. mhm. Mm. Anche se poi e vedo in più un'altra cosa, vedo che non è che lei avesse questo, cioè le piace tanto quello che ha studiato, le è piaciuto, le è servito anche per aumentare la sua capacità, il suo utilizzo cerebrale, ok? Mhm. Ehm, Proprio come allenamento di ehm, sì, appunto cerebrale, ma era come se lei, come se fosse una favola, no? La sua favola, ma non vedo una vera spinta a integrare questa cosa, questi suoi studi con la sua vita lavorativa. Era come se lei l'avesse già messo in Erano conto, non separate. so. Mm. Ma Sì, perché esatto. l'Islam? Perché l'Islam? C'è una causa legata a vite precedenti tra queste 1825? Ehm, allora, più che è più un interesse. Non ho mm, non ho letto, scusami Stefania, un po' più lontano. Ah, Marocco. Ho letto solo sì, Rocco. mm. Sì, è come se lei, vedo questa immagine di una sua vita dove era archeologo maschio, ok? E eh, allora in eterico vedo proprio lei e tipo lei come archeologo maschio e tipo un grosso, una grossa costruzione. Ok, e appunto sì, mi veniva Africa del Nord, infatti, così. E lei che inizia la ricerca su questo ed è come se in quella vita non fosse arrivato fino in fondo e avesse trovato un collegamento con proprio la cultura e la storia musulmana, direi in generale, dell'Islam, no? Islamica. Mhm. E quindi in questa vita era come se lei avesse dovuto recuperare le informazioni mancanti, Ok, vabbè. però Va bene. non è stata.
Archeologo sì, ma non la vedo collegata personalmente a una vita islamica, ecco. Abbiamo visto tutto. Abbiamo dato un Sì. perché ad ogni cosa. Andiamo sotto lo sguardo attento della sua fiamma al cluster. Lei vada al cluster. Ovviamente lo sguardo attento anche dei figli, dell'ex compagno e del fratello, ex fiamma. Mhm. Andiamo lì. Sì. Allora, ogni vita, i contratti di ogni vita sono un mattoncino quadrato con una specie di incisione interna a forma di, di cerchio, di cilindro, come se fosse un piccolo, tipo una scodella, no? Un contenitore in un mattone quadrato, inciso circolare dentro. Mhm. Via tutto. Portale Mhm. definitivo. Ad eternum Sì. qua, ad eternum veritas qua, 2. Alla ricerca della verità delle cose. Mhm. Mm. Sì. Sì? Mhm. Sì. Fatto? Sì, fatto. Ok. Avatar. Mhm. Anche qui. Comunque tu lo stia vedendo, lo buttiamo in un portale definitivo e mettiamo 2 ad eternum qua. Mhm. Sì, Fatto? fatto. Sì. Ok. Ci sono ancora le entità eteriche, il rettile, il leone, il falco 3DL, No, non le c'è più entità niente. mentali 5 e 3, No? impianti, No, in nome del progetto che non abbiamo visto. Non c'è più nulla. non c'è più niente. Nuova frequenza, vibrazione. 381. Nuova consapevolezza, mazza sei alto. Sì, nel frattempo si è alzata e si è presa per mano con la fiamma. Mi hai detto scusa? Consapevolezza. 176. Anima. Che eco. 73. Vite precedenti. 1261. Cervello. 10.1. Ottimo messaggio di Stefania direttamente sullo schermo del cinema, a se stessa e a tutti i presenti del cinema, specialmente uno. Perché è questo uno con cui lei ha a che fare, gli altri hanno il loro Mm. percorso, mentre questo uno ha la sua stessa anima, o comunque un'anima molto molto vicina. Quello che allora è un'immagine molto forte, molto
come posso dire, ha liberato tutto, nel senso che vedo eh, proprio gli spazi intorno completamente puliti, come se eh, ci fosse, ehm, come se ci fosse l'inizio di un libro da adesso, no? Tutto come se Sì, sì. cioè non c'è niente, non ci sono ostacoli, non ci sono limiti, non ci sono niente, c'è solo lei con la sua energia che va ovunque, collegata a quella della sua fiamma e va ovunque. Quindi questa è l'energia con cui lei può partire. Tutto è possibile, qualsiasi cosa che la fa stare bene, le viene in mente, è possibile da adesso in poi. Deve solo mantenere la centratura e rimanere in quella centratura lì. Mm. Cosa fanno nel C'è il cinema? figlio più piccolo Ah, che è una perla. Stefania, sono uno grande e uno piccolo o sono gemelli? Sono uno grande e uno piccolo? No, femmina. Mm. Uno e una. Sì, ma sono diversi di età. Ok, quindi quello con meno anni fosse la femmina? Mm. È la femmina? Ok, sì. È una perla. Ok. Perla. Ultima frase, anzi, ultima frase su una maglietta che lei dà a lui o lui dà a lei, o tutte e due si danno uno all'altra. Solaris. Tutte e due? Lui ci aggiunge solo un pezzo. Plus. Che vuol dire Solaris Plus o Solaris? Solaris plus. Potrei dire l'energia del sole è come se fosse un sole, ma con i raggi che sono tipo scossette, no? Scosse molto bianche. Mhm. Ok, e plus è come se fosse un- una sfera blu che avvolge questo Solaris e aumenta l'energia e diventa più completa, più complementare. Va bene.